Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi parliamo di questa scatolina che probabilmente dal nome non vi dice molto, perché questo Makey è un brand che non è molto conosciuto, anzi diciamo che è abbastanza sconosciuto, soprattutto nel mondo dei laser, perché è di laser che stiamo parlando oggi in laboratorio. Tanto per cambiare. Makey è un brand di geek buying che produce tutta una serie di oggettini, diciamo di genere misto, nel senso che fanno un po' di tutto con questo brand personalizzato, tra cui anche questo laserino. Si tratta di un laserino entry level, quindi 5,5 watt, che però sembra fatto piuttosto bene e potrebbe essere un buon punto di inizio per chi si vuole approcciare a questo mondo. Ma non perdiamo altro tempo e andiamo a unboxarlo, montarlo e fare qualche test. 67 Lab. Come al solito, scatola che ho già aperto e all'interno andiamo a trovare manualetto di istruzioni, una bella scatolina con tutti gli attrezzi e cavetto USB, occhiali di protezione, alimentatore e poi iniziamo con la struttura, partendo dai piedi che dopo andremo a vedere sono anche telescopici, i classici profili 20x20 della struttura che tra l'altro hanno già la cinghia preinstallata, almeno da un lato. L'ultimo profilo che porta anche al suo interno la scatola con tutta l'elettronica di controllo e il pulsante d'accensione con le varie prese USB e alimentazione. E infine il portale che porta il carrello, quindi l'asse X, anche lui già praticamente montato. E tra l'altro notiamo una cosa particolare, il motore montato sul carrello. Resta soltanto il gel per l'umidità, per cui iniziamo a montare. E direi che questa volta, essendo la classica struttura con i profili 20x20, non andrei a perdere tempo a farvi vedere il montaggio, che sono le solite 4 viti. Quindi ci vediamo tra un attimo quando sarà tutto montato. E rieccoci qua, come vi avevo anticipato, laser montato, già collegato al PC e già configurato. Partiamo proprio dalla configurazione, poi vi parlo un pochettino del laser in sé. Configurazione ovviamente è la solita configurazione semplicissima, basta collegare il cavo, chiedere per esempio a Lightburn di trovare il laser, lui andrà a recuperare i dati che però non saranno precisi, non so perché, se ci sia qualche problema di firmware o cosa del genere, ma l'area di incisione è riconosciuta come 300x300 mm. In ogni caso nulla di problematico, perché andando avanti, come ben sappiamo, è possibile andare a modificare le dimensioni dell'area lavorabile. Quindi la portiamo a 400x400, che sono i limiti fisici della macchina, dopodiché è tutto configurato, perché la macchina è veramente basilare e semplice. Andiamo a vedere qualcosina. La struttura è semplicissima, abbiamo i classici 20x20 in alluminio che ci fanno 3 lati della struttura e l'asse X, mentre qua frontalmente c'è un pezzo di lamiera piegato sul quale è attaccata anche l'elettronica, con un pulsantino un pochettino più bello del solito pulsante rosso con il LED, ricorda un pochettino quello che c'è sul Laser Master per esempio, e le due prese di alimentazione e di collegamento con il computer tramite USB, solito USB, quel cavetto tipo stampante. Motorizzazione soltanto su un lato, NEMA 17 da questa parte, con l'albero di torsione che unisce le due pulegge e che ci permette di tenere il portale allineato, come un po' su tutte le strutture più comuni. Niente male l'idea di avere le gambe regolabili, quindi andando a mollare queste due viti abbiamo la possibilità di far scorrere la parte telescopica all'interno e alzare e abbassare il nostro laser a piacimento in base a quello che dobbiamo andare a incidere, o per esempio nel caso volessimo andare a inserire un rotary roller per incidere gli oggetti cilindrici. Montaggio facile facile, ci sono pochissime viti, questa volta come vi ho detto non ho filmato nulla e vi dico l'ho montato in poco più di 10 minuti, quindi veramente semplicissimo. Istruzioni molto scarne che ci guidano tranquillamente per quello che riguarda il montaggio meccanico, è tutto indicato abbastanza bene, manca la parte di cablaggio, non è stata indicata. È vero comunque che sono 1, 2 e 3 connettori, quello che troviamo sul laser, che sono praticamente impossibili da sbagliare. Piccolo difetto, non viene dato nessun gommino da andare a mettere sotto i piedini e infatti questa struttura
può andarsene un po' a spasso. È vero che le velocità in gioco di questa macchina sono molto basse, così come le accelerazioni. Stiamo parlando, come dicevo, di una macchina entry level, la base se volete iniziare a provare a incidere qualcosa senza andarvi a svenare. Una cosa particolare che non ho visto ancora su nessun laser, il montaggio del motore dell'Asse X a bordo del carrello, che non mi fa impazzire in quanto andiamo a caricare di peso inutile il carrellino. Normalmente infatti lo troviamo piazzato su una delle due estremità, sempre per il discorso delle accelerazioni e delle velocità non troppo elevate, infatti andiamo fino a 8500 mm al minuto, non dovrebbe dare problemi di nessun tipo, anche perché il modulo è molto piccolo, compatto e abbastanza leggero. Una cosa che mi è piaciuta particolarmente del modulo e del carrello invece è la regolazione dell'altezza, che vedete essere posizionata lateralmente e non dietro con i soliti vitini che poi non riusciamo ad andare a stringere come si deve. Invece abbiamo questo volantino che ci permette di andare a chiudere e fare la regolazione. Adesso sono con una mano sola perché sto filmando, quindi possiamo muovere in altezza il pomello di regolazione e muovere in altezza tutto il modulo, che ci dà una buona regolazione per quanto riguarda la corsa. Vedete che sul lato abbiamo questo incastro a coda di rondine che ci permette di fare questa regolazione. Sempre parlando del modulo, abbiamo questo piccolo schermo magnetico che va ad attaccarsi qua sotto su 4 grani che sono posti nei 4 angoli, cosa che ci permette, se abbiamo un po' di voglia e se abbiamo qualche minima skill di progettazione tridimensionale, di andare a realizzare un adattatore per andare a implementare l'Air Assist. Air Assist che in questo momento non è previsto su questa macchina. Una descrizione sommaria della macchina l'abbiamo fatta, andiamo a provare a fare un paio di incisioni, in modo da vedere anche come si comporta. Su una macchina basilare come questa non starò a fare tantissimi test. Sappiamo che una macchina da 5,5 watt in genere può andare a tagliare fino a 5 mm con più passate, con velocità molto ridotte, ma comunque con risultati discreti. Macchina quindi che si presta per l'appunto a materiali sottili oppure all'incisione, soprattutto per quanto riguarda il legno. Anche se, come avete visto in qualche video qua sopra, quando parlavo per esempio dello Scud Fan S9, anche lei macchina entry level, siamo comunque riusciti a ottenere discreti risultati anche su altri materiali. Messa a fuoco semplicissima, abbiamo un pannellino di policarbonato trasparente rosso che, posizionato tra il materiale e lo schermo magnetico, ci dà l'esatta posizione della messa a fuoco fissa, non è un laser zoom che io non sopporto. Altra cosa che questo laser non ha sono gli end stop, quindi non abbiamo possibilità di andare a fare un azzeramento, ma una volta fatta l'abitudine a questa, chiamiamola mancanza, diciamo che non è così problematico andare a realizzare le nostre creazioni. Quando devo fare un'incisione di questo tipo mi posiziono con il laser in una posizione che mi piaccia, vado a fare il frame, dopodiché vado a vedere dove va a finire il punto del laser, per poi andare ovviamente a rimettere la mia protezione e vado a rifare il frame per sicurezza. Solito esagonino giusto per fare un tentativo, proviamo a fare la prima incisione di questo laser e vediamo se va tutto bene. 150 mm al minuto, 90% di potenza, parametro iniziale per un 3 mm con un laser da 5,5 watt. Avevo dimenticato gli occhiali. Il fumo esce da sotto, quindi c'è una buona possibilità che il taglio sia andato a buon fine già con questi parametri. Sugli occhiali e andiamo a esaminare un pochettino il risultato. E devo dire che non sembra niente male, perché abbiamo un pelino di sporco in alcuni punti in quanto appunto non abbiamo l'Air Assist, però il taglio sembra molto preciso, soprattutto considerando appunto che non abbiamo utilizzato l'Air Assist. Ma adesso vediamo la cosa principale. Siamo passati dall'altra parte? E direi proprio di sì. E siamo passati anche bene. Certo, il taglio è un pochettino sporco sulla parte posteriore, però vedete che il taglio è andato benissimo e sembra anche che ci sia ancora del margine per velocizzare un pochettino la cosa. Decisamente soddisfacente, soprattutto considerato che, cosa di cui non avevamo ancora parlato,
Questo laser costa pochissimo perché riusciamo a portarlo a casa intorno ai 170 euro. A seconda del momento, a seconda dell'offerta, nel caso foste interessati a iniziare il vostro percorso di studio del laser, vi lascio tutti i link qua sotto in descrizione, nonché eventuali coupon per avere i prezzi migliori. Ha anche il taglio molto sottile, per cui punto di messa a fuoco che effettivamente, come dicono le specifiche, è molto piccolo. Ma visto che il laser si è comportato così bene con un 3 mm, quindi a una velocità già piuttosto sostenuta per essere un laser da 5 watt, andiamo a fare un test con un bel compensato da 8 mm. Messa a fuoco fatta, ho posizionato questo compensato da 8 mm messo così e ne andrò a provare a tagliare una fetta. Per fare il test vado ad impostare il taglio a 300 mm al minuto, 90% di potenza e metto un numero molto alto di passate. Vediamo quante ne impiegherà per andare a tagliare il pezzo. Mettiamo gli occhiali, questa volta me ne ricordo subito, e andiamo a vedere cosa riusciamo a combinare. "20 passate e non siamo riusciti, ma mi viene il dubbio che ci fosse, vedete, un'inclusione. Quindi un pezzo di legno probabilmente più duro in questo punto, perché se guardate in questa parte, e si vedeva anche nel filmato fatto da qua sotto col telefono, che il laser passava, mentre qua non è passato proprio per nulla, vedete che si è bloccato a una certa profondità. Sono certo che si possa far di meglio. Vado a riprovare tagliando una fettina più piccola per avere meno possibilità di beccare un'inclusione di materiale più duro. Stessi parametri, 390 n passate. Andato. Vedete? E guardate, la qualità del taglio è anche piuttosto buona. Si vede un po' più di rifinitura nella parte alta e il fascio che ha allargato un pochettino di più nella parte, diciamo, di uscita. Però per un laser da 5,5 watt a queste velocità direi che è un buon risultato. Ovviamente da considerare come un limite, non è la condizione migliore di funzionamento. Io con un laser da 5 watt consiglio di arrivare al massimo a 5 mm. Come vi dicevo, recensione veloce. Abbiamo visto una condizione di funzionamento nei range classici della macchina con il 3 mm per esempio, che abbiamo visto andare a tagliare con dei buoni risultati. Condizione al limite con un compensato da 8 mm, tra l'altro di qualità evidentemente non troppo buona, perché all'interno abbiamo trovato queste inclusioni che per carità possono capitare in un multistrato come questo, dove abbiamo visto che qualcosetta si riesce a fare, ma siamo veramente tirati come impostazioni e come limite di utilizzo della macchina. E mentre andiamo a trarre le nostre conclusioni, andiamo a fare anche una prova per quanto riguarda la precisione sui tagli molto sottili, quindi con un cartoncino un po' spesso, un cartoncino da mezzo millimetro decisamente duro da tagliare, sul quale ogni tanto vado a fare qualche prova proprio di questo tipo. Non è nemmeno detto che riesca a passare dall'altra parte, ma quello che mi interessa è vedere la precisione delle linee. 600 mm al minuto, 90% di potenza, quindi un pochettino più veloce rispetto a quello che utilizzavamo su compensato, il che ci permette di riuscire a ottenere questo albero della vita in un tempo relativamente rapido. Come dicevamo, macchina entry level molto semplice, che però si comporta decisamente bene. 5,5 watt, ha alcuni punti di forza per quanto riguarda la struttura, come per esempio la regolazione della messa a fuoco con la vite sulla sinistra. Per il resto struttura che è molto simile a quelle viste fino adesso, quindi con i soliti profili d'alluminio. La parte frontale, che è quella che porta anche la scheda di controllo, fatta con un profilo leggermente diverso, con un pezzo di lamiera piegato e con un pulsante che esteticamente
aggrada di più la vista, diciamo. Nulla di pazzesco, però diciamo un punto a favore per quanto riguarda l'estetica. Velocità massima 8500 mm al minuto, movimenti fatti sulle solite ruotine trapezoidali che corrono sui profili e tutto mosso da 2 NEMA 17, quindi il classico motore che troviamo anche per esempio sulle stampanti 3D. Connessione solamente USB, non c'è modo di andare a stampare offline, non è previsto in questo momento l'utilizzo di un air assist, a meno che non ci si vada ad accrocchiare qualcosa da andare a fissare sotto. Lo spazio, come ho fatto vedere prima, c'è, in quanto abbiamo 4 grani avvitati negli angoli che sono quelli che utilizziamo per attaccare magneticamente il nostro coperchietto di protezione. Piccola chicca, le gambe telescopiche per andare a regolare l'altezza di tutta la struttura. Avrei messo, fossi stato nello staff di Makibes, dei piedini di gomma in modo da evitare scivolamenti, anche perché se io in questo momento andassi a urtare il tavolo, il laser sicuramente si sposterebbe. Ricordiamo il prezzo, intorno ai 170 euro, a seconda del momento, a seconda del coupon. Ovviamente tutti i link qua sotto in descrizione. A chi consiglio questa macchina? A chi vuole spendere pochissimo e vuole iniziare a cimentarsi con il laser, perché ci dà tutte le possibilità per imparare a tagliare, per imparare a incidere e a gestirne tutti i parametri. Come vi dicevo, senza svenarvi, vi portate a casa una macchina con delle buone caratteristiche. Mentre qua finisce di tagliare l'albero della vita, che vedo sta venendo effettivamente molto bene, vi ricordo di lasciare un like qua sotto se vi è piaciuta la recensione. Se avete bisogno di informazioni aggiuntive scrivetemele qua sotto nei commenti o contattatemi in direct su Instagram se avete bisogno di qualche informazione un pochettino più dettagliata o se avete bisogno di piccole consulenze. Ultima cosa, come al solito, ricordatevi di iscrivervi al canale per non perdere nemmeno un episodio. E intanto, albero della vita tagliato perfettamente. Restano ovviamente da rimuovere tutti i pezzettini e ci vuole un po' di pazienza perché rimangono un pelino incastrati. Però guardate anche i dettagli più piccoli come sono stati tagliati bene e guardate la grandezza del fascio laser. Ripeto, ancora con questa prova, ottimo prodotto entry level. Anche per oggi da Andrea e da 67 Lab è tutto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao ragazzi!